un cantuccio in ombra, la parte più umida di un sottovaso, un muro nascosto o presso il gocciolio di una grondaia. Sono tutti quanti luoghi in cui noi non andiamo a guardare. Eppure anche in questi luoghi dimenticati, come del resto in quasi qualsiasi angolo del nostro pianeta, possiamo trovare della vita. E quest'oggi, dato l'argomento della nostra serie, parleremo di un gruppo di piante davvero poco conosciute, i muschi. Ben ritrovati nel Filiceto dell'Orto Botanico di Napoli che ci ospita per questa serie dedicata all'evoluzione delle piante. E quest'oggi, come abbiamo detto, parleremo del gruppo più antico delle embriofita, ossia le piante che producono embrioni, che sono proprio i muschi. Nell'episodio precedente abbiamo accennato al fatto che per risalire ai progenitori dei moderni muschi dobbiamo andare indietro nel tempo tra 500 e 460 milioni di anni fa, nell'Ordoviciano durante il Paleozoico. Il termine tecnico per indicare i muschi è briofita. Un termine che fino a qualche anno fa serviva per raggruppare anche degli organismi che al giorno d'oggi invece sappiamo essere separati dai veri muschi. Infatti il termine briofita al giorno d'oggi serve ad indicare soltanto i veri muschi, ma in passato, come vi accennavo, includeva anche altre due tipologie di organismi che sono ancora più sconosciuti dei muschi stessi. Questi altri due gruppi di organismi poco conosciuti sono le epatiche, che prendono il nome scientifico di Marcansiofita, e le antocerote, che prendono il nome scientifico di Antocerotofita. Anche se oggi sappiamo che questi organismi sono evolutivamente separati, tuttavia hanno delle caratteristiche in comune che ci permette senza dubbio di discriminarli rispetto a tutte quante le altre piante terrestri. Nei muschi e affini, infatti, manca una cosa importantissima che c'è nelle altre piante, dei veri tessuti di conduzione, e allo stesso modo manca anche la presenza della lignina. Nei muschi, infatti, esiste la cellulosa, che abbiamo detto essere uno dei caratteri unificanti delle piante, ma non c'è la lignina. La cellulosa è un polisaccaride, quindi è una complessa molecola formata da zuccheri semplici, glucosio, che sono tenuti insieme da legami chimici particolari, mentre invece la lignina è un composto fenolico la cui struttura chimica definitiva è complessa, imprevedibile e che ha un'importanza fondamentale nella struttura delle piante superiori. Oltre a questa caratteristica, un'altra delle cose che dobbiamo capire quando parliamo di muschi è il loro particolare ciclo di riproduzione e dobbiamo capire che cosa vuol dire alternanza di generazioni. Quindi, prima di cominciare a parlare dell'evoluzione e della diversità dei muschi, andiamo ad approfondire questo aspetto particolare. Il nostro approfondimento parte da alcuni concetti importanti che riguardano la divisione cellulare. A sinistra vedete una cellula. Questa cellula, che possiamo chiamare originale o madre, contiene, per semplicità, due copie dello stesso cromosoma, evidenziate in blu e in rosa. Poiché la cellula contiene due copie per ogni cromosoma, è definita una cellula diploide. Successivamente avviene la replicazione del DNA. Ogni copia di cromosoma si sdoppia in due cromatidi fratelli, formando la tipica forma X, il cui centro è chiamato centromero. A questo punto può avvenire la mitosi, che è una divisione cellulare che porta a due cellule diploidi geneticamente identiche alla cellula originale. L'altro processo di divisione cellulare è la meiosi, divisa in meiosi 1 e meiosi 2, che porta alla produzione di 4 cellule aploidi, ognuna con un singolo cromatidio del patrimonio originale. La grande differenza tra mitosi e meiosi è il momento in cui i cromatidi vengono separati. Nella mitosi i cromatidi si separano prima dell'effettiva divisione in due della cellula originale. Nella meiosi i cromatidi si separano solo dopo una prima divisione cellulare che segrega i cromosomi in cellule distinte. Inoltre nella meiosi le cellule figlie hanno un patrimonio genetico diverso dalla cellula madre, anche grazie a un processo chiamato crossing over che in questa immagine semplificata non vediamo. Come dicevamo,
le piante hanno un ciclo vitale diverso rispetto agli animali. Gli animali, come noi, salvo casi particolari, sono sempre diploidi, ossia presentano una doppia copia dei cromosomi nelle cellule. Nel caso dell'essere umano, ogni cellula ha 2 copie per ognuno dei 23 cromosomi, per cui il nostro cariotipo è definito 2n uguale 46. In alcune cellule speciali, però, avviene la meiosi, che forma dei gameti. Queste sono cellule aploidi, chiamate cellule uovo e spermatozoi, che possiedono ciascuno solo 23 cromosomi. Dall'unione dei 2 gameti si forma una nuova cellula diploide, chiamata zigote, che per mitosi e differenziazione cellulare formerà l'embrione e successivamente il nuovo organismo. Un ciclo vitale come questo è definito diplonte, poiché la generazione dominante è sempre quella diploide. Nelle piante invece esiste un'alternanza di generazioni che è particolarmente evidente nei muschi e nelle felci. La generazione diploide viene chiamata sporofito. Per meiosi lo sporofito produce delle cellule aploidi chiamate spore. Dalle spore si origina una nuova generazione aploide chiamata gametofito. Il gametofito produrrà sempre per mitosi delle cellule chiamate uova e spermatozoi, dalla cui unione si forma lo zigote, l'embrione e il nuovo sporofito. Poiché esistono 2 generazioni ben distinte, una sporofitica e l'altra gametofitica, questo ciclo è detto aplo-diplo-bionte. Nei muschi la generazione dominante, quella che noi vediamo e riconosciamo, è quella gametofitica. Dall'unione tra gli spermatozoi, che nuotano liberamente nell'acqua come quella della pioggia, e le cellule uovo, si origina lo sporofito. Lo sporofito cresce come un parassita dal gametofito e produrrà delle spore aploidi che daranno origine a nuovi gametofiti, chiudendo così il ciclo dei muschi. Ed ecco qui un piccolo muschio in cui possiamo osservare la parte fogliosa, chiamata genericamente tallo, che abbiamo imparato essere quella gametofitica, che presenta una sola copia per ogni cromosoma, e questo lungo filamento, che è chiamato seta, al termine del quale è presente una capsula da cui vengono rilasciate le spore. Lo sporofito, ossia la generazione diploide, produrrà delle cellule aploidi a seguito della meiosi che si chiamano spore, e dalle spore germineranno poi i nuovi gametofiti. Questa tipologia di ciclo, oltre ad alcune caratteristiche morfologiche, rendono molto vicini dal punto di vista evolutivo muschi, epatiche ed antocerote. E adesso andremo nei dettagli di ognuna di esse e daremo degli accenni alla loro biodiversità ed evoluzione. Le epatiche sono probabilmente il gruppo più primitivo tra i 3 che abbiamo descritto e annoverano attualmente un qualcosa come 4.000 e 7.500 taxa e si sono evolute tra i 400 e i 500 milioni di anni fa. Esistono infatti delle testimonianze fossili che le epatiche esistevano già nell'Ordoviciano, ma diventarono senz'altro molto comuni e diversificate tra il Siluriano e il Devoniano. A questo periodo geologico risalgono infatti i fossili di un organismo che si chiamava Prototaxites, che per lunghissimo tempo si è pensato fosse un fossile di un fungo oppure di un fungo che viveva in simbiosi con un'alga, ma attualmente invece le evidenze portano a pensare che si tratti di un ammasso di fossili proprio di epatiche che vivevano in simbiosi con dei funghi. Ed ecco qui delle epatiche che sono accomunate da questa struttura sostanzialmente laminare appressata al substrato, e questa forma verde appiattita prende genericamente il nome di tallo. Poiché non hanno dei veri tessuti di conduzione, non hanno neanche delle vere radici
ma hanno qualcosa che si chiama rizoidi. Inoltre le foglioline, chiamiamole così, non hanno gli stomi, che sono delle aperture presenti nelle piante superiori che sono essenziali per gli scambi gassosi. Sono organismi molto piccoli che nella maggior parte dei casi passano inosservati. Raramente superano i 10-20 cm di lunghezza complessiva e inoltre in questi organismi è anche molto più difficile rispetto ai muschi riconoscere e distinguere la caratteristica forma degli sporofiti. Le antocerote sono sicuramente le meno conosciute tra le embriofite primitive e sono anche le meno diversificate perché attualmente annoverano appena 150 taxa. Nonostante questo, è probabile che il cosiddetto sister group, ossia il ramo evolutivo più prossimo che poi ha portato alla diversificazione delle restanti piante terrestri, sia rappresentato proprio dalle antocerote e non dai veri muschi. Infatti, rispetto a muschi e epatiche, le antocerote si sono evolute molto dopo, tra 290 e 170 milioni di anni fa. Quindi parliamo di un momento geologico compreso tra il Permiano, che sarebbe l'ultima parte del Paleozoico, e il Triassico e il Giurassico, che sono i primi due periodi invece del Mesozoico. Le antocerote sono morfologicamente simili alle epatiche, presentando un tallo sostanzialmente appiattito, ma hanno alcune caratteristiche morfologiche ed evolutive interessanti. La prima differenza è di tipo morfologico, perché nelle antocerote compaiono per la prima volta delle aperture sulle foglioline, chiamiamole così, che possiamo equiparare agli stomi, quelle valvole di scambio per far passare i gas dall'interno all'esterno della pianta. La seconda differenza invece è di carattere ecologico ed evolutivo, perché le antocerote sono le prime a formare delle simbiosi stabili con dei cianobatteri del genere Nostoc. Questi cianobatteri sono in grado di operare la fissazione dell'azoto, ossia trasformano l'azoto atmosferico in dei composti chimici che le piante possono utilizzare. Questo tipo di simbiosi rappresentano un fondamentale salto evolutivo nella storia biologica delle piante. Ed eccoci dunque a parlare dei veri muschi, un gruppo di piante spesso dimenticate, ma che hanno una grande importanza ecologica e sono anche importanti dal punto di vista della biodiversità, perché di veri muschi ne esistono qualcosa come circa 12.000 taxa diversi. I muschi si sono evoluti circa 380 milioni di anni fa, nel Devoniano, anche se i gruppi più importanti e diversificati, come ad esempio il genere Sphagnum, si sono evoluti più tardi, circa 120 milioni di anni fa, ossia nel Cretacico. A differenza di epatiche e antocerote, i muschi hanno un aspetto decisamente più foglioso e possono raggiungere delle dimensioni più importanti, arrivando a diventare a volte un elemento caratterizzante del paesaggio. I muschi li ritroviamo molto spesso in ambienti come questo, quindi in posti particolarmente umidi, spesso ombrosi, ma in realtà hanno una versatilità ecologica molto maggiore, tant'è che osservare i muschi in natura può dare delle informazioni estremamente importanti su tutto l'ambiente che vi circonda.
Ed eccoci ora in un vallone umido e ombroso e quindi non siamo più nell'orto botanico di Napoli per dare qualche cenno interessante sull'ecologia dei muschi. I muschi, come questo che c'è qui alla mia sinistra, sono definiti specie igrofile perché si sono evoluti soprattutto per ambienti particolarmente umidi e tutto ciò è legato soprattutto al modo in cui si riproducono, alla necessità che hanno gli spermatozoi di nuotare nell'acqua esterna per raggiungere le cellule uovo. Quindi i muschi sono molto spesso vincolati ad ambienti molto umidi. Ed alcuni muschi sono anche considerati degli importanti bioindicatori perché la loro presenza è legata a particolari condizioni ambientali che molto spesso possono essere condizioni di alta qualità ambientale, ma non sempre. Un'altra caratteristica interessante dei muschi è il fatto che molto spesso sono definiti epifiti, ossia vivono al di sopra di altri organismi, quindi non è infrequente trovare i muschi sopra una roccia, come in questo caso, oppure che crescono sulla corteccia di un albero. I muschi però non sono parassiti, non sfruttano l'albero in nessuna maniera se non come supporto. E questa loro caratteristica di poter crescere sulle rocce, a volte completamente nude, o sugli alberi o una qualsiasi superficie esposta, rende i muschi interessantissimi anche per un'altra ragione. Ma i muschi sono molto spesso anche cosiddette specie pioniere. Guardate ad esempio questi che si trovano qui su questa nuda roccia calcarea. Una roccia come questa è un ambiente estremo, ostile, battuto da sole forte in alcuni momenti del giorno, dal vento, non c'è substrato e quindi i muschi, come questo piccolino, sono degli organismi che riescono a colonizzare questi ambienti che sono per lo più proibiti alle altre piante. Questa caratteristica rende i muschi i primi a colonizzare degli ambienti neoformati, come ad esempio una nuda roccia. E in condizioni particolari e nel corso di migliaia di anni, la successione ecologica che si instaura grazie anche alla presenza dei muschi può portare allo sviluppo di un suolo e, appunto, su tempi estremamente lunghi, anche alla formazione di una foresta. L'Italia è una nazione biodiversa, oltre che biodiversa. Infatti nel nostro paese ci sono ben 306 taxa tra epatiche e antocerote e la bellezza di 938 taxa di muschi, un numero davvero impressionante. Pensate quindi a quanta biodiversità passa spesso inosservata persino le persone di scienza, perché gli studiosi di muschi, epatiche e antocerote sono davvero pochi e bisogna ammettere che ci sono non poche difficoltà nel loro riconoscimento. Ma come abbiamo visto, i muschi hanno un grande interesse ecologico ed evolutivo, così come lo hanno degli altri organismi che sono spesso confusi con i muschi, ma che nella realtà dei fatti muschi non sono. A uno sguardo superficiale poco attento si potrebbe pensare che la corteccia di quest'albero di noce sia ricoperta di muschi. Nella realtà dei fatti, andando a guardare meglio, ci si rende conto che quest'albero non ha per niente una copertura di muschi, ma è coperto invece di licheni. I licheni, nella realtà dei fatti, non sono assolutamente dei muschi. Li potremmo definire come dei superorganismi perché si originano dalla simbiosi molto intima e particolare tra 2 o 3 organismi diversi. Il primo è sempre un qualche tipo di fungo, che è la parte eterotrofa del lichene che prende il nome di micobionte. La parte autotrofa invece è rappresentata o da un cianobatterio o da un'alga,
anche se esistono alcuni casi particolari in cui all'interno di un lichene possiamo trovare la simbiosi tripla tra il fungo, il cianobatterio e l'alga. I licheni sono degli organismi particolari e molto interessanti, ma non sono piante. Per questa ragione, in questa nostra serie di episodi che parlerà dell'evoluzione delle piante, non tratteremo, ahimè, dei licheni. Quest'oggi abbiamo fatto la conoscenza con muschi, epatiche e antocerote, che insieme formano il gruppo più primitivo delle embriofite, le piante terrestri. Come abbiamo detto, questo gruppo di piante è caratterizzato, oltre che dal particolare ciclo riproduttivo che abbiamo descritto, dalla mancanza di veri tessuti di conduzione e dall'assenza della lignina. La comparsa di veri tessuti di conduzione della lignina saranno il salto evolutivo successivo che vedremo nel prossimo episodio. E anche il prossimo episodio partirà da qui, dal filiceto dell'Orto Botanico di Napoli, che ci ospita anche quest'oggi, perché nel prossimo episodio parleremo proprio di questi meravigliosi organismi che mi circondano, ossia le felici.